never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di quest'altra bici, la L-Glide C1, una bici elettrica con motore centrale e sensore di coppia che raggiunge 160 km di autonomia, limitata a 25 km/h, perfettamente legale e che non costa nemmeno tantissimo. La trovate in vendita sul sito Jack Mal, con il quale collaboro da tanto tempo, anche se non ve lo nomino spesso, ma poi lo trovate giù nel link del primo commento nella descrizione, così come troverete il link di questa bici. È un sito davvero con prezzi interessantissimi. Andate a dare un'occhiata sia per questa bici che per tantissimi altri prodotti. Comunque, torniamo a parlare della bici. Dicevo, è perfettamente legale, limitata a 25 km/h, non costa tantissimo, è fatta davvero bene. Come tutte le bici L-Glide, già ve ne ho recensita qualcun'altra e devo dire che effettivamente questa azienda cerca di dare il massimo facendo spendere il minimo. È una bici onesta, non ha chissà quali accessori, per esempio il fanalino che dietro si accende con il tastino anziché essere collegato all'intero impianto, ha un piccolo display, però ragazzi è fatta davvero benissimo. Allora, mentre vi parlo però delle varie caratteristiche tecniche, metterò anche delle inquadrature durante l'utilizzo, così anziché avere queste riprese così statiche, almeno la vedete in movimento. Allora, innanzitutto è una bici che io ritengo adatta a poter essere utilizzata prevalentemente in città, anche se viene venduta come bici da trekking, però io penso che per la città questa sia una bici davvero ideale, perché abbiamo le sospensioni sulla parte anteriore, dei bei pneumatici molto scorrevoli, quindi utili anche per non sforzarci tantissimo, e poi abbiamo le sospensioni nella parte anteriore da ben 100 mm che si possono richiudere e che comunque assorbono benissimo tutte le asperità. Le ruote sono da 27,5 per una larghezza di 2,25 pollici, quindi anche questo aiuta nella comodità, ma una delle cose più comode riguarda proprio il motore e la sua erogazione, perché grazie al suo sensore ci dà la possibilità, appena appoggiamo il piede sul pedale, di erogare direttamente energia e quindi non ci fa faticare, considerando che comunque un minimo di sforzo, ma davvero un minimo, bisogna farlo. Quindi è una bici che ritengo sia muscolare che elettrica, ci fa allenare mentre ci aiuta ad affrontare anche delle belle salite ed ha un'ottima frenata, tra l'altro frenata idraulica, e quindi perché è ideale per la città? Perché la sua prontezza nella risposta alla pedalata ci permette, in tutte quelle situazioni che si verificano normalmente nelle città di stop e start continui, di poter ripartire dopo immediate frenate, ripetute frenate, senza dover fare come le bici col sensore di pedalata il solito giro e mezzo di pedali. Parte immediatamente, quindi possiamo fermarci e ripartire comodamente tutte le volte che vogliamo. Per quanto riguarda invece la comodità nell'utilizzo, avendo anche il manubrio regolabile, abbiamo la possibilità di dare diverse inclinazioni al manubrio in base alla nostra statura, abbiamo la possibilità di adattarlo un po' a tutte le stature, anche fino a 2 metri. Io sono 1,97 m e la ritengo una bici comoda e studiata davvero benissimo. Anche la sella è molto comoda ed è della Sella Royale, quindi un ottimo marchio, e il motore invece è Ananda, un motore centrale che ci dà tantissime comodità, perché nel caso di foratura è più facile cambiare la gomma, ma anche l'assistenza. Anche in Italia basta rivolgersi ad un meccanico riparatore di bici per poterla riparare. Per quanto riguarda invece i rapporti nella parte posteriore, dato che davanti abbiamo una monocorona, sono 7 rapporti e per poter cambiare si utilizza questo cambio Tourney che troviamo in tantissime bici e ve l'ho già fatto vedere anche in altri modelli. Funziona benissimo, il cambio è sempre pronto, risponde benissimo e la rapportatura è ideale per l'utilizzo in città. Ci permette di affrontare delle salite anche ripide, oppure utilizzando la marcia più dura possiamo fare tutte le pianure che vogliamo, sempre aiutati dal motore che è gestibile su 5 livelli tramite il computerino di bordo, che si accende tramite il tastino nella parte superiore, riporta tutte le varie informazioni riguardanti velocità, chilometri percorsi e così via. Possiamo cambiare anche il livello di assistenza su 5 livelli e la velocità massima appunto è 25 km/h. I freni sono idraulici e interrompono l'erogazione della potenza del motore avendo il sistema power off quando vengono pigiati. In questo modo avremo più sicurezza durante l'utilizzo. Non è presente nessun acceleratore, ma mantenendo premuto il tastino meno avremo comunque la modalità walk che fa ruotare la ruota posteriore e quindi ci dà la possibilità di poter spingere agevolmente la bici. E a proposito di
sicurezza, per la prima volta ho trovato un faro che sia certificato, in modo da non infastidire le automobili che vengono nel senso opposto, anche se non fa tantissima luce, però comunque abbiamo una certificazione. Per poterla accendere bisogna mantenere il tastino più premuto e come vedete il display abbassa la sua luminosità. Accendendo e spegnendo avremo questa risposta del display per evitare che durante la sera, se accendiamo i fari vuol dire che c'è buio, il display troppo luminoso potrebbe infastidirci. In questo modo invece è più comodo. Per quanto riguarda la batteria, è integrata nel telaio. Per poterla rimuovere basterà ruotare questa chiave e quindi poi sganciarla. Infatti la chiave serve solo ed esclusivamente per sganciare la batteria, che può essere ricaricata sia mentre è montata sulla bici oppure può essere portata in casa e ricaricarla comodamente tramite il suo caricatore. Ovviamente metterò in sovraimpressione tutte le varie informazioni tecniche per poter approfondire meglio, ma concentriamoci adesso su qualche altro particolare. Allora, parliamo della qualità generale. Come vedete i componenti sono fatti bene, c'è tutto in ordine. Questo ovviamente non fa parte della bici, l'ho messo io per poter fare le riprese, però per quanto riguarda il resto, verniciatura e tutto il resto va benissimo. Solo le saldature, pur essendo fatte bene, potevano essere esteticamente un pochettino più curate, però comunque non disturbano, non sono delle saldature fatte male. E devo dire che nel complesso anche il colore, quindi questo abbinamento giallo e blu, a me piace. Inizialmente ho storto il naso, però effettivamente adesso inizia a piacermi, quindi è anche una questione di gusti. Nella parte posteriore, dove troviamo questo fanalino che però non funge da stop, abbiamo un interruttore per poterlo accendere. Si premerà questo tastino, si potrà accendere, quindi per essere più visibili durante la guida nelle ore più buie. Fanalino che è fissato su questo portabagagli, che in realtà non mi piace tantissimo come è studiato, perché va a fissarsi sul parafango, però devo dire obiettivamente regge bene. Ho provato a caricarlo, a trasportarci qualcosa e non ha dato assolutamente segni di cedimento. Ovviamente bisogna rispettare i chili, quindi 15 kg al massimo. È impensabile poter trasportare un passeggero su questo portapacchi, però alla fine è solo un portapacchi e non è possibile mettere un portapacchi nella parte interiore non essendoci già delle predisposizioni. A che stiamo però con l'inquadratura nella parte frontale, diamo un'occhiata anche al cablaggio, che come vedete è ordinato per quanto possibile nella parte frontale, però poi va a inserirsi all'interno del telaio e quindi tutta la linea della parte posteriore è molto pulita, non avendo cavi fra i piedi. Per quanto riguarda invece il montaggio della bici, ovviamente quando arriva all'interno di una grande scatola protetta da tutte le varie protezioni, fascette e così via, dovrete montare solamente il manubrio, la ruota anteriore, i pedali, i parafanghi e il faro. Si fa davvero in pochissimi minuti e all'interno della confezione trovate tutto quello che serve per il montaggio, delle chiavi a brugola, chiavi inglesi e così via. Anche la ruota nella parte anteriore è facilissima da montare, perché non abbiamo il solito sistema con i due dadi, ma il sistema con la levetta che lo blocca facilmente. Mi stava volando il treppiedi, che lo blocca facilmente e quindi è facile anche da rimuovere e posizionare di nuovo al suo posto. Il caricabatterie permette di caricare la batteria con il solito tempo di circa 5-6 ore. In realtà non vi so dire perché come vi dico sempre, io la bicicletta la porto in casa, poi la ricarico durante la notte e non sto a guardare quanto tempo impiega, ma anche per questo metterò tutte le informazioni comunque in sovraimpressione. Ragazzi, andate a dare un'occhiata al link che trovate qua giù se questa bici vi è piaciuta. Io ritengo che sia davvero una gran bella bici, fatta bene, e come ho detto poco fa, L-Glide cerca di dare il massimo facendo spendere il minimo. Già vi ho presentato la City Crosser, la M1, la M2, sono tutte bici che funzionano benissimo, con le quali ho avuto delle belle soddisfazioni. Anche con questa mi sono trovato molto bene, come avete visto dalle inquadrature si muove in mezzo al traffico senza nessuna difficoltà, ed è una bici che con il prezzo che ha, inferiore a 1300 euro, offre delle prestazioni e delle caratteristiche che le altre marche offrono a prezzi superiori. E su Jackmail, ripeto, riuscite a risparmiare qualcosina. Vi lascerò il link giù, fatemi sapere se il video vi è piaciuto cliccando qua sul pollicione in su, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!